Oggi sono con Fabrizio, però vediamo chi è Fabrizio. Ciao ragazzi, allora mi chiamo Fabrizio Iandria. O Iandria, per gli amici. Per gli amici Iandria, sempre per gli amici. Per chi non mi conosce non mi chiamo. Ho 32 anni, per poco. Peso 80 kg scarsi, come il mio livello atletico scarso. Ci sta, dai, è vero. Sempre in paragone con voi, voi che guardate. Sono di Chiaravalle Centrale, lavoro insieme al mio amico Andrea Mantello a Soverato e a Catanzaro. Quando hai iniziato col calisthenics? Allora ho iniziato ad allenarmi per colpa di Andrea Mantello, dico per colpa, perché è stato lui a ispirarmi nel 2014. Il mio primo giorno di allenamento è stato il 1° agosto 2014, sempre per colpa di Andrea Mantello che pubblicava i suoi video su Facebook. E guardando i suoi video ho iniziato a interessarmi a questa disciplina. Poi guardando i video sembravano facili le cose che faceva, il problema è stato che non lo erano. E lì sono andato a sbattere contro un muro e ho capito che praticamente il mio livello atletico era pressoché zero. Ma perché tu facevi bodybuilding? Facevo bodybuilding, ho fatto 7 mesi di sala pesi. Inutili per me, A mio parere sono stati inutili perché non ho avuto gli stessi progressi che ho avuto col calisthenics. Poi il livello di forza tra bodybuilding e calisthenics è completamente diverso. Col bodybuilding dopo 7 mesi di allenamento non riuscivo a fare una trazione ed è una cosa secondo me scandalosa dopo 7 mesi che uno si allena. Poi ho provato a fare calisthenics e mi sono reso conto che il livello di forza è cresciuto tantissimo, mi sentivo proprio meglio. E quindi poi praticamente ti è presa la malattia del calisthenics? La malattia è dire poco. Ho iniziato nel 2014, che ore sono? Siamo nel 2019, non ho mai smesso di allenarmi. Più che una malattia è proprio una droga. Però hai avuto degli stop, non sei riuscito ad essere costante sempre. Vabbè, quello è difficile essere costanti sempre, ci sono sempre gli intoppi nella vita. Però ti rendi conto che è una passione quando nonostante gli stop riprendi ad allenarti, anzi non vedi l'ora di tornare ad allenarti per riuscire a migliorare sempre di più, ma oltre al livello atletico, proprio a livello fisico, per stare bene. È quello che bisognerebbe improntare l'allenamento. Perché l'atleta poi 1 su 1.000.000 lo può fare. Se no tutti atleti eravamo. Quindi stavamo parlando del fatto che non è necessario per forza puntare tutto sulla preparazione atletica ai fini di diventare dei super atleti. Diciamo che spesso questo concetto è quello che passa riguardo il calisthenics, no? Tipo riguardo le persone normali che si approcciano al calisthenics e lo vedono come una disciplina impossibile. Le persone purtroppo guardano i video su YouTube e vedono fare cose veramente disumane nel calisthenics, ma non è quello del calisthenics. Quelle sono persone che vanno oltre la media. Nella media si parte sempre da una base, perché sento gente che mi dice ogni volta ma prima faccio un po' di sala pesi per mettere forza. La forza non si mette facendo sala pesi, la forza si mette lavorando con determinati carichi, non perché fai sala pesi metti forza. Perché col calisthenics tutti quanti possono farlo, da chi non si è mai allenato a chi si è sempre allenato. È quello che bisogna capire. Anche una persona di 50 anni che non si è mai allenata può fare calisthenics. Il calisthenics è allenamento a corpo libero, non sono l'evoluzione, le skills 360 che vedete su YouTube, non è quello il calisthenics. Cosa possiamo dire a chi proprio vorrebbe provare il calisthenics? A chi vorrebbe provare il calisthenics dovrebbe proprio provare il calisthenics da qualcuno che è capace di insegnarlo. Chiaro, c'è anche questo discorso, che ormai è diventata una disciplina mainstream, quindi... Sì, vabbè, ormai tutti istruttori sono. I corsi si sprecano. Sì. Gli istruttori ormai vanno a 2 lire, a €1. Tu pensi che caratteristiche dovrebbe avere un istruttore per essere un buon istruttore? Per essere un buon istruttore bisognerebbe avere il rispetto nell'allievo, non cercare di accaparrarsi l'allievo facendogli fare cose strane soltanto per tenerlo contento. Quindi bisogna farlo progredire lentamente, ma non lentamente nel senso perché lo vuoi tenere più tempo in palestra, non c'entra niente quello. Farlo progredire con le tempistiche adatte, sia a livello muscolare che a livello tendine, se no si spaccano le persone. È facile spaccarsi, ma non solo nel calisthenics, in tutte le discipline in cui si cerca di esagerare subito, perché il corpo ha bisogno di adattamento. I ginnasti non fanno i ginnasti da un giorno all'altro, si impiegano anni per diventare ginnasti. Quindi perché nel calisthenics deve essere differente? Non è che tutti hanno l'obiettivo di fare le planche, cioè il calisthenics può essere anche una cosa non riduttiva, cioè non voglio dire che è riduttiva, però può essere una cosa che
esula dalle skill. È interpretato in maniera differente dall'istruttore, cioè più che l'istruttore, dagli obiettivi che uno vuole ottenere. Se un ragazzino vuole ottenere planche, è normale che se è capace sempre di farla, viene improntato un allenamento per far prendere planche. Ma se uno vuole tanto stare bene col proprio corpo, l'allenamento che andrà a fare è proprio quello di stare bene col proprio corpo. Noto che hai messo insieme le parole ragazzino e planche, quindi questo sta a significare che spesso le skills sono una prerogativa dei ragazzini, diciamo, la gente magari più che grande d'età. Un adulto non pensa di voler fare planche o un front, pensa di volersi allenare e stare bene con se stesso, non ha questi obiettivi nella vita. Quindi diciamo la parte sportiva è più per i giovani, mentre invece la parte fitness è più delle persone adulte. Esattamente, sì. Il ragazzino all'inizio può essere che si approccia al calisthenics per le skills o soltanto per volersi allenare, però quando inizia ad allenarsi e vede le skills vuole fare quelle. L'adulto no, l'adulto va per allenarsi, quando vede le skills continua ad allenarsi e basta, non gli interessa niente la skills. Ok, quindi è una disciplina che consigliamo a tutti. Sì, è adatto a tutti il calisthenics. Chi volesse provare, pure a 80 anni. Pure 80 anni si può fare, non c'è nessun problema. Ognuno ha il suo livello e i suoi allenamenti, senza problemi. Maschi e femmine. Ricordiamolo, perché anche le donne si allenano. Cacciamo sto falso mito che le donne fanno i muscoli come gli uomini perché si allenano. Non esiste questa cosa. A meno che non si drogano. In quel caso sì. In quel caso diventano grosse le donne. Va bene, è stato bellissimo e niente. È stato un piacere ragazzi. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao.